Oggi non parleremo di un cold case qualunque. Oggi andiamo a scavare dentro una delle ferite più dolorose e ancora vive della storia italiana recente. Una vicenda che intreccia politica, riforme sociali, ideologia armata e un uomo solo, Marco Biagi, che con la sua bicicletta tornava a casa da una giornata di lavoro, ignaro che ad attenderlo c'era la morte. Era il 19 marzo 2002, Bologna, una sera tranquilla. Ma in una piccola stradina del centro storico, via Valdonica, 6 colpi di pistola spezzarono il silenzio e la vita di un uomo che fino a quel momento si era occupato di una cosa che oggi può sembrare banale, ma che invece gli costò tutto: riformare il lavoro. Marco Biagi non era un politico, non era un giudice, non era nemmeno una figura pubblica nel senso classico. Era un professore universitario, un consulente. Ma per alcuni, per chi sognava la rivoluzione attraverso le armi, lui era un bersaglio da eliminare, un servo del capitale, come scrissero le nuove Brigate Rosse nella loro rivendicazione. Parole fredde, spietate, e che nascondono una rete di motivazioni e omissioni ancora oggi al centro del dibattito. In questo video ricostruiremo ogni tappa. Chi era davvero Marco Biagi? Perché è stato ucciso? Cosa c'entrano le nuove Brigate Rosse? Perché gli è stata tolta la scorta nonostante le minacce? E cosa è successo dopo, tra processi, condanne e ritorni in libertà che fanno ancora discutere? Ma attenzione, questa non è solo la storia di un omicidio, è la storia di un'Italia che cambiava, di una tensione tra modernità e ideologia, di scelte politiche che possono costare la vita, e di un paese che ancora oggi si chiede: si poteva evitare? Preparatevi, perché quello che state per vedere è un viaggio dentro il lato oscuro del nostro paese. Questa è la vera storia dell'omicidio di Marco Biagi. Chi era Marco Biagi davvero? Marco Biagi non era un politico di prima fila, non era un uomo da talk show, era un professore universitario, un consulente del lavoro, uno studioso. Ma dietro quel profilo apparentemente sobrio c'era un uomo che stava mettendo mano a uno dei temi più delicati della società italiana: il lavoro. Era nato a Bologna nel 1950, laureato in giurisprudenza, specializzato in diritto del lavoro e diritto comparato. Collaborava con il Ministero del Lavoro, soprattutto con l'allora ministro Roberto Maroni nel governo Berlusconi. La sua missione? Riformare il mercato del lavoro italiano rendendolo più flessibile, quello che poi diventerà il famigerato Libro Bianco e nel 2003 la Legge Biagi. Ma all'epoca le sue proposte erano ancora su carta e già facevano tremare i palazzi sindacali e accendevano il fuoco dell'estremismo armato. Ora, fermi un attimo. Per capire davvero questa storia dobbiamo fare un salto indietro. Nel 1999 un altro giuslavorista, Massimo D'Antona, viene ucciso a Roma. Stessa dinamica, stesso stile. Le nuove Brigate Rosse, un gruppo terroristico marxista-leninista che si rifaceva alle vecchie BR degli anni di piombo, erano tornate. Il loro obiettivo era chiaro: colpire quelli che consideravano gli architetti della precarietà, i tecnici che stavano riformando lo Stato contro i lavoratori. E Marco Biagi era in cima a quella lista nera. È un martedì sera come tanti. Marco Biagi torna da Modena, dove insegna all'università. Arriva in treno a Bologna, poi si dirige verso casa in bicicletta. Una bici pieghevole, discreta. Alle 20:15 arriva davanti al portone di casa sua in via Valdonica 14, nel cuore del centro storico. Ma qualcuno lo sta aspettando. Dal buio spuntano 2 uomini armati. Gli sparano 6 colpi di pistola. Una beretta calibro 9 Parabellum, la stessa usata per uccidere D'Antona. Biagi cade a terra, muore lì, a pochi metri dal suo portone. La sua bici resta appoggiata al muro, una scena silenziosa, brutale, chirurgica. La rivendicazione e l'Italia sotto shock. Poche ore dopo arriva il comunicato: Marco Biagi, servo del capitale, architetto della precarietà, punito per i suoi crimini contro il proletariato. Una firma, Nuove Brigate Rosse, cellula anti-imperialista. Il paese si blocca, le polemiche esplodono perché Biagi era senza scorta, e qui entriamo in uno dei punti più oscuri della vicenda. Marco Biagi aveva ricevuto minacce, aveva paura, aveva scritto lettere, email, aveva chiesto protezione, aveva perfino detto: mi sento come D'Antona prima dell'agguato. Eppure nel novembre 2001, 4 mesi prima di essere ucciso, il Viminale gli toglie la scorta. Motivo? Il livello di rischio era considerato non più grave, una scelta che oggi suona come una condanna a morte. Le forze dell'ordine si mettono subito in moto. Dopo mesi di intercettazioni e appostamenti, vengono arrestati diversi membri del gruppo. Nadia Desdemona Lioce,
considerata tra le menti del comando, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma, Diana Blefari Melazzi, Simone Boccaccini, vengono tutti condannati a pene severissime, con ergastoli per i capi e pene tra i 20 e i 30 anni per i complici. Curiosità: nel 2024 Simone Boccaccini, uno degli esecutori materiali, è tornato in libertà grazie alla buona condotta. Una notizia che ha sollevato polemiche e riaperto vecchie ferite. Nel 2003 il Parlamento italiano approva la legge 30/2003, chiamata legge Biagi, e la sua eredità politica e tecnica. Ma il dibattito resta acceso. Per alcuni fu un passo verso l'Europa, per altri un'apertura alla precarietà selvaggia. Marco Biagi diventa così un simbolo controverso, il tecnico martire, il riformista colpito per le sue idee, ma anche l'uomo che ha aperto la strada a un nuovo modello lavorativo criticatissimo. Oggi il nome di Marco Biagi è ricordato in piazze, fondazioni, convegni. A Bologna esiste la scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro Marco Biagi. La sua bicicletta, ancora oggi, è simbolo di sobrietà e impegno, ma soprattutto è simbolo della solitudine, la solitudine di chi, pur sapendo di essere in pericolo, è stato lasciato solo. Negli anni sono emerse domande mai chiarite del tutto. C'erano informatori? Biagi fu davvero spiato per mesi? Perché le sue richieste di aiuto non furono ascoltate? Quanto era vulnerabile lo Stato in quegli anni post-11 settembre, in un'Italia divisa politicamente e socialmente? Marco Biagi non è morto per caso, è morto per un'idea, per una riforma e per uno Stato che non è stato capace di proteggerlo. Una pagina drammatica, ma necessaria da raccontare. Ora andiamo a fondo nei retroscena dell'omicidio di Marco Biagi, quelli che solitamente si sussurrano più che raccontarsi, quelli che fanno la differenza tra una cronaca e un'inchiesta da brividi. Partiamo da un punto chiave che ancora oggi scuote chi conosce la vicenda. Marco Biagi sapeva che lo avrebbero ucciso. Aveva il presentimento, lo ripeteva ai colleghi, agli amici, alla famiglia. Non era paranoia, era esperienza. Sapeva bene cos'era successo a Massimo D'Antona nel 1999, un altro giuslavorista, anch'egli consulente ministeriale, ucciso con le stesse modalità. Biagi lo conosceva, lo stimava e soprattutto si era accorto di essere nel mirino. Scrisse persino una lettera al ministro dell'Interno Claudio Scajola, dicendo chiaramente di temere per la sua vita. Ma quella lettera non ricevette mai risposta. E qui inizia il primo grande buco nero della vicenda. Nel novembre del 2001, a soli 4 mesi dall'omicidio, gli viene revocata la scorta. Decisione presa dal Viminale perché ufficialmente non c'erano più minacce attive nei suoi confronti. Biagi però continua a ricevere segnali preoccupanti, lettere minatorie, chiamate mute, tracciamenti sospetti. E ora il dettaglio agghiacciante. Nel 2000 a Roma era stato rinvenuto un dossier delle BR con la sua foto e i suoi spostamenti. Era già nei radar dei terroristi. Ma nonostante ciò non viene protetto. Quando Biagi viene ucciso, il ministro Scajola, in una dichiarazione pubblica diventata tristemente celebre, lo definisce un rompicoglioni. Sì, proprio così. Disse: non potevamo certo mettere una scorta a ogni rompicoglioni che lo chiedeva. Una frase che gli costò il posto, ma il danno ormai era fatto. Le nuove Brigate Rosse non agivano a caso, osservavano le loro vittime per mesi. Biagi venne spiato, seguito, studiato nei movimenti quotidiani. Gli attentatori si nascondevano nei pressi della sua abitazione a Bologna per giorni, forse settimane. Scelsero un punto cieco, senza telecamere, senza scorta, un colpo perfetto, da manuale della guerriglia urbana. Nel loro comunicato i terroristi scrissero che Biagi era il nemico interno che disegna le strategie dello sfruttamento. Un'espressione che fa rabbrividire, perché mostra quanto la vittima fosse scelta più per le sue idee che per il suo ruolo politico. Dietro l'omicidio c'era una cellula ben strutturata di estrema sinistra armata, che aveva ripreso i contatti e la simbologia delle vecchie BR. Si erano riorganizzati in silenzio nei primi anni 2000, sfruttando il clima di tensione sociale, il G8 di Genova del 2001, la globalizzazione e le riforme del lavoro. Non erano solo giovani ribelli, erano ideologi duri, metodici, colti e politicamente lucidi, come Nadia Desdemona Lioce, l'unica donna del comando e figura carismatica del gruppo. Le indagini successive svelarono che i terroristi avevano accesso a informazioni riservate su Biagi, orari, tragitti, consulenze. Sorge così il dubbio mai risolto. Qualcuno dall'interno passava loro notizie? Una talpa? Un informatore? Nessuna risposta ufficiale.
ma tra i magistrati si ipotizzò che ci fosse una rete più ampia di supporto ideologico e logistico, fatta di fiancheggiatori non armati ma determinanti. Dopo l'omicidio l'Italia si spacca. C'è chi chiede più sicurezza e più giustizia, ma c'è anche chi contesta le riforme stesse per cui Biagi è stato ucciso. Nei cortei di protesta contro la legge Biagi, paradossalmente, compaiono striscioni che sfiorano la giustificazione ideologica dell'attentato. Una parte della sinistra radicale rifiuta di riconoscere Biagi come vittima innocente e questo alimenta il sospetto che una parte della società italiana non abbia mai davvero chiuso i conti con gli anni di piombo. Quando Biagi viene ucciso, la sua cartella è piena di appunti. Stava lavorando a una proposta di legge che avrebbe aiutato i lavoratori atipici a ottenere più tutele. Non era un nemico del popolo, ma stava cercando un equilibrio tra flessibilità e sicurezza. Forse i suoi assassini, abbagliati dall'ideologia, non capirono davvero chi avevano davanti. E allora la domanda resta: Marco Biagi è stato ucciso solo dalle nuove Brigate Rosse? O anche da uno Stato sordo, lento, e da un'Italia divisa e incapace di proteggere i suoi uomini migliori? Ora entriamo nel vivo dei colpi di scena legati all'omicidio di Marco Biagi, perché sì, questa storia, se fosse un film, avrebbe tutti gli elementi del thriller politico: minacce ignorate, omissioni imbarazzanti, ritorni di fiamma del terrorismo, frasi scioccanti, condanne e finali che sanno di beffa, il tutto nella realtà, non nella fiction. 20 marzo 2002, il giorno dopo l'omicidio. Il ministro dell'Interno Claudio Scajola, durante una cena riservata con alcuni imprenditori, pronuncia una frase agghiacciante riferendosi proprio a Biagi. Non si può vivere con il rimorso di aver tolto la scorta a un rompicoglioni. La frase trapela alla stampa e in poche ore si scatena l'inferno. Scajola viene costretto a dimettersi. È il primo colpo di scena che sposta l'attenzione dal terrorismo alla politica. Ma c'è di più. Scajola era il diretto responsabile della sicurezza di Biagi. Quella frase, oltre a essere cinica, suona come un'ammissione. Biagi aveva scritto a più persone, anche per email, dicendo: «Mi sento come D'Antona prima che lo ammazzassero. Lo Stato mi ha lasciato solo. Aveva previsto tutto, aveva detto che si sentiva nel mirino, aveva chiesto la scorta e nessuno gli ha creduto. Non è solo un caso di errore di valutazione. È una tragedia annunciata. L'Italia pensava di aver chiuso col terrorismo rosso negli anni '80. Invece, nel 1999 Massimo D'Antona viene assassinato, nel 2002 Marco Biagi, nel 2003 attentato a Sergio Cofferati, poi fallito, nel 2005 attentato a un treno dell'esercito. Nessuno si aspettava che le Brigate Rosse esistessero ancora, ma non erano solo nostalgici, erano militari organizzati, colpivano con precisione, si muovevano come una rete clandestina. L'Italia fu costretta a riscoprire un incubo che pensava archiviato. Gli inquirenti trovano indizi che i killer sapevano troppo. Orari, rientri da Modena, percorsi, assenza di scorta. Qualcuno dall'interno li informava? Alcuni ipotizzano che ci fosse una rete fiancheggiatrice non armata, fatta di simpatizzanti, magari anche dentro ambienti universitari o sindacali estremi. Ma nessuno è mai stato condannato per aver passato informazioni. È un buco nero giudiziario. Uno degli esecutori materiali, Simone Boccaccini, nel 2024 torna libero dopo 21 anni di carcere. Sì, uno degli uomini che ha premuto il grilletto oggi è un uomo libero. La notizia esce su tutti i giornali. Famiglia Biagi indignata. Opinione pubblica divisa. Alcuni parlano di reinserimento e giustizia riabilitativa. Altri gridano allo scandalo. Come può tornare libero chi ha ucciso un simbolo dello Stato? Nel 2003 il governo approva la legge 30, conosciuta come legge Biagi, una legge che, paradossalmente, viene attaccata sia da destra che da sinistra. Alcuni la considerano una svolta necessaria, altri la vedono come l'inizio della precarizzazione. Ma il colpo di scena è questo: Biagi non era per la precarietà, era per una riforma bilanciata, per unire flessibilità e protezione. La sua figura è stata strumentalizzata da entrambi gli schieramenti. Negli anni successivi Bologna ha intitolato a Biagi piazze, aule universitarie, una scuola, ma per molti anni via Valdonica non ha avuto nemmeno una targa. Solo nel 2022, a 20 anni dalla morte, è stata installata una stele con il suo volto. Ma ci sono ancora polemiche su quanto la città e lo Stato abbiano fatto abbastanza per ricordarlo davvero. Marco Biagi non è solo una vittima del terrorismo, è un uomo lasciato solo, dimenticato in vita e commemorato tardi. Una morte che poteva essere evitata, un'intelligenza sprecata, una riforma trasformata in campo di battaglia.
E forse il colpo di scena più tragico è che tutto questo potrebbe accadere di nuovo. Anche attorno all'omicidio di Marco Biagi, apparentemente una vicenda limpida nella sua brutalità, sono nate leggende urbane, teorie sussurrate nei corridoi delle università, nei palazzi della politica e perfino nei gruppi sociali più estremi. Una delle leggende più persistenti racconta che le nuove Brigate Rosse avevano un informatore all'interno di qualche ministero. Perché? Sapevano esattamente dove si trovava Biagi ogni giorno. Conoscevano i suoi orari, i viaggi tra Modena e Bologna, i giorni in cui non era protetto. Avevano addirittura una mappa dettagliata dei suoi spostamenti. Secondo questa teoria ci sarebbe stata una talpa istituzionale, qualcuno vicino ai ministeri del lavoro o dell'interno, che avrebbe passato queste informazioni ai terroristi. Non è mai stato provato, ma il sospetto rimane e si tramanda ancora oggi tra ex poliziotti, magistrati e giornalisti investigativi. Un'altra leggenda clamorosa ruota attorno alla durata del pedinamento. Alcuni agenti inquirenti, sotto anonimato, hanno dichiarato che Biagi era seguito da almeno 3 mesi prima dell'omicidio. Ma come è possibile che nessuno abbia notato nulla? Né vicini di casa, né colleghi, né autorità? C'è chi insinua che la sorveglianza fu tollerata, per distrazione o peggio, per volontà di non scomodare equilibri politici in un momento delicatissimo. Pieno governo Berlusconi, riforme in atto, tensioni sociali dopo il G8 di Genova. La leggenda dice: qualcuno sapeva, ma ha voltato lo sguardo. Questo è assurdo, ma circolava tra gli ambienti radicali. Marco Biagi usava una bici pieghevole elegante, di marca, leggera, sempre vestito bene, ordinato. Era, secondo alcuni estremisti, la personificazione del nuovo borghese di sinistra, quello che parla di diritti mentre precarizza il lavoro. Questa rappresentazione caricaturale veniva usata come propaganda nelle aree più ideologiche, dove lo stile di vita di Biagi veniva distorto per farlo sembrare un nemico della classe operaia. In realtà Biagi lavorava proprio per difendere i più deboli nel mercato del lavoro, ma la leggenda nera ha attecchito in alcuni ambienti no global e post-autonomi. C'è una storia che si racconta sottovoce anche in certi ambienti giornalistici. Marco Biagi avrebbe inviato una seconda lettera, più dura e dettagliata, direttamente a un alto dirigente del Ministero dell'Interno. Ma quella lettera non è mai stata ritrovata. Scomparsa? Distrutta? Mai protocollata? Secondo alcuni ex funzionari esisteva davvero e conteneva nomi, situazioni sospette e forse perfino ipotesi di complicità indirette. Questa è la leggenda che ha ispirato anche alcune sceneggiature teatrali e perfino un progetto cinematografico mai realizzato. Biagi aveva un archivio personale dove conservava i suoi appunti, analisi, corrispondenze con sindacati, politici, aziende, intellettuali. Dopo la sua morte, quell'archivio fu messo sotto sequestro, ma una parte di quei documenti non è mai stata restituita alla famiglia, disse un collaboratore stretto. Secondo la leggenda, Biagi aveva capito che la sua riforma stava per essere usata male e in quegli ultimi mesi stava cercando di correggere alcune bozze per evitare che diventasse una macchina di precarizzazione, ma qualcuno potrebbe aver avuto interesse a non far emergere quei correttivi. Ultima, la più inquietante, quella che circola a Bologna. Alcuni residenti della via dove è stato ucciso Biagi dicono che nelle sere di pioggia si sente il rumore di una bici sul selciato fermarsi davanti al portone e poi nulla. Alcuni giurano di aver visto una figura con una giacca scura, la bici accanto al muro, immobile. Un fantasma silenzioso, simbolo di una vita interrotta, di uno stato assente e di un uomo che continua a tornare nel luogo dove nessuno lo ha protetto. Le leggende non sono sempre vere, ma nascono quando la verità ufficiale non basta a spiegare il dolore, il vuoto o il sospetto. Nel caso di Marco Biagi, il confine tra realtà, omissione e mistero è talmente sottile che non c'è da stupirsi se ogni tanto qualcuno dice «questa storia non ce l'hanno raccontata tutta». A 23 anni dall'omicidio di Marco Biagi, l'Italia continua a ricordare e riflettere sull'eredità del giuslavorista ucciso dalle Nuove Brigate Rosse il 19 marzo 2002. Le commemorazioni del 2025 hanno visto una partecipazione significativa da parte di istituzioni, cittadini e familiari, sottolineando l'importanza di mantenere viva la memoria di Biagi e delle sue idee. Il 19 marzo 2025 Bologna ha reso omaggio a Marco Biagi con una serie di eventi commemorativi. La vice sindaca Emily Clancy ha deposto una corona di fiori in piazzetta Marco Biagi, luogo dell'attentato.
Successivamente una staffetta in bicicletta ha ripercorso il tragitto che Biagi compiva quotidianamente dalla stazione di Bologna fino a casa, simbolizzando il suo impegno e la sua routine interrotta tragicamente. Anche il comune di San Lazzaro ha organizzato una cerimonia alla presenza della sindaca Marilena Pillati, della moglie di Biagi, Marina Orlandi, e della sorella Francesca Biagi, evidenziando l'impatto duraturo della figura di Biagi nella comunità. Durante le commemorazioni, Lorenzo Biagi, figlio del giuslavorista, ha espresso il suo dolore e la sua indignazione per la mancata protezione offerta al padre. La sua eredità è ancora viva. Tante leggi sul lavoro adesso hanno ripreso quella di mio padre. Un momento doloroso, ma anche di ricordo di un servitore dello Stato, a cui però non è stata concessa la scorta nel momento del bisogno. Anche la sorella di Marco, Francesca Biagi, ha ribadito l'importanza di ricordare il fratello come un uomo che ha dato la vita per lo Stato, sottolineando la necessità di proteggere coloro che lavorano per il bene comune. In occasione del 23esimo anniversario della sua scomparsa è stato annunciato il ritorno del Premio Marco Biagi per la solidarietà sociale, promosso da QN e il Resto del Carlino, con il supporto della famiglia Biagi. Il premio mira a valorizzare le associazioni senza scopo di lucro operanti nei territori di Bologna e Modena, che si distinguono nell'assistenza sociale e sanitaria, con particolare attenzione ai giovani e alle donne. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha dedicato un convegno alla memoria di Marco Biagi, sottolineando l'attualità delle sue idee e l'importanza del suo contributo alla riforma del mercato del lavoro italiano. Il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha affermato: «Il tempo dà ragione a Marco Biagi». Per l'omicidio di Marco Biagi sono stati condannati all'ergastolo Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma e Diana Blefari Melazzi. Quest'ultima si è suicidata in carcere nel 2009. Simone Boccaccini, condannato a 20 anni, è stato scarcerato nel 2024 per buona condotta. Cinzia Banelli, nota come Compagna So, dopo aver collaborato con la giustizia, è entrata in un programma di protezione. Le commemorazioni del 2025 hanno evidenziato come la figura di Marco Biagi continui a essere un punto di riferimento nel dibattito sul lavoro e sulla giustizia sociale in Italia. La sua memoria vive attraverso le iniziative che portano avanti i suoi ideali di riforma e di inclusione. Marco Biagi non era un politico, non era un giudice, non portava armi, portava idee, portava riforme, portava la visione di un'Italia più moderna, dove il lavoro potesse diventare qualcosa di più dinamico ma anche più giusto. Eppure, proprio quelle idee, quei fogli, quelle consulenze lo hanno ucciso. Era un intellettuale con la schiena dritta, un uomo di legge che credeva nel dialogo. E per questo, per aver osato proporre un cambiamento in un'Italia spaccata, si è ritrovato nel mirino di un comando armato, colpito come fosse un nemico dello Stato, mentre invece lo serviva. Ma la tragedia di Biagi non è solo la sua morte, è anche il contesto, un contesto in cui le istituzioni non hanno creduto alle sue paure, in cui la scorta gli è stata tolta nonostante sapessimo già cosa poteva succedere. D'Antona era stato ucciso 3 anni prima, ma la lezione non era servita. E allora l'omicidio di Marco Biagi non è solo il risultato della violenza ideologica, è anche la conseguenza dell'indifferenza, della sottovalutazione, della burocrazia cieca. A 23 anni da quella sera di marzo siamo ancora qui a chiederci: chi ha davvero ucciso Marco Biagi? Sì, sappiamo i nomi, conosciamo le facce, ci sono state sentenze, ma il peso della responsabilità non si ferma ai terroristi. C'è una responsabilità politica, culturale, sociale, perché Biagi fu lasciato solo, e quando uno Stato lascia solo chi lavora per proteggerlo, fallisce nella sua missione più alta: difendere la Repubblica e chi la serve. E oggi quella bicicletta, appoggiata al muro in via Valdonica, è diventata un simbolo della semplicità, simbolo della dedizione, simbolo di una solitudine che grida ancora vendetta, ma è anche un simbolo di eredità viva, perché oggi la memoria di Marco Biagi non è solo nei libri di diritto del lavoro, è nelle università, nei premi per la solidarietà, nelle leggi che cercano, anche se con fatica, di tenere insieme impresa e dignità umana. E allora ricordiamolo per quello che era: un uomo libero, un uomo di Stato, un uomo che ha pagato con la vita il prezzo delle sue idee e che oggi ci chiede solo una cosa: non dimenticare. Se questo video vi ha colpito, lasciate un commento qui sotto. Secondo voi, lo Stato ha davvero fatto tutto il possibile? Avete storie, ricordi, opinioni su Marco Biagi? Parliamone, perché la memoria si tiene viva anche così.